Il primo corto Gormiti Legends è uscito. Ed è... Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video darò le mie prime impressioni e analizzerò il primo corto della Gormiti Legends. Se il corto non l'avete già visto, guardate in descrizione, metterò il link al video originale. Sta su YouTube, sul canale Giochi Preziosi, se non vi va di premere link. Ed è disponibile alla visione di tutti, insomma. E dura 3 minuti e 45 secondi, ma più o meno sono 3 minuti e basta, considerando soltanto l'episodio, togliendo i credits. Sicuro non soddisfa le mie aspettative, direi così. In descrizione metterò probabilmente il link alla live che ho fatto reagendo all'episodio, così che se volete vedere semplicemente una reaction, andate lì. All'inizio volevo fare che caricavo la reaction su YouTube, però secondo me l'ideale è fare una bella analisi approfondita. Tra virgolette approfondita, magari ci sono cose che mi perdo, mi mancano o cose del genere. Guardatevelo l'episodio prima di vedere questo video, insomma. Cominciamo con l'analisi parte per parte dell'episodio, insomma. Escludiamo prima la sigla perché la voglio vedere per bene alla fine, con quello che ci viene detto dopo. Cominciamo l'episodio con la mappa di Gorm, ridisegnata. Ci sono delle modifiche, magari un'analisi più approfondita sarà in un altro video, nel dettaglio della mappa, i cambiamenti che sono stati con la mappa originale, perché sono tanti, allo stesso tempo quelli importanti ce li fanno vedere direttamente, ci fanno vedere direttamente gli ambienti come sono nel mondo anziché disegnati in una mappa. Mi piace comunque che hanno mantenuto le creature o i dettagli che solitamente si mettono in una mappa antica, tipo il tizio che soffia nell'angolino o drago marino nel fondo. La tana della Murena? Sei tu? Oltre alla descrizione del vecchio saggio fatta in sottofondo, doppiato poi da Pietro Ubaldi, grande doppiatore italiano, per chi non lo sapesse, ha doppiato anche Magmion nella serie cartoon, in italiano chiaramente. In generale è famoso principalmente per aver doppiato Miao in Pokémon, o Meo in Pokémon, come preferite chiamarlo, e Doraemon nella serie di Doraemon. Grande doppiatore. Comunque vediamo anche i territori della Terra. Territori della Terra che sono cambiati dal passato. Adesso il popolo della Terra sta in mezzo a una landa di sabbia, probabilmente. Sabbia e rocce. E il Tempio della Terra intanto adesso è una piramide con la cima che levita. Interessante, proprio interessante. E tutta la città circostante si trova sorretta da una statua di Nick, forma cartoon, che la tiene sollevata. Adesso ci è stato detto che è una citazione a quello originale, non è effettivamente lui preciso, insomma. È solo una citazione, niente di lore specifica. Il popolo della foresta, invece, ha cambiato completamente la base principale del popolo della foresta, che è passato dall'albero gigante, la fortezza della foresta, a essere un fiore gigantesco. Volevo fare una battuta sulla deflorazione di Tasarau, ma non mi viene in mente niente di specifico, quindi la lascio qui, giusto per dire, questo video non è per bambini, Giochi Preziosi, ok? Non me lo segnalare. Il popolo del mare, che vabbè, viene detto popolo dell'oceano, ma ragazzi, considerate che i nomi sono quasi intercambiabili, sono più o meno sempre stati. Il popolo vulcano una volta è stato chiamato popolo del fuoco anche nella serie originale. E comunque vediamo che la base del popolo dell'oceano è stata cambiata dalla tana della Murena a questa conchiglia sollevata, e non mi dispiace granché come cambiamento, specialmente se la Murena è ancora viva nel mare, ci si spera. Intanto nel cielo vediamo delle razze volare. Popolo vulcano, infatti chiamato popolo del fuoco, il vulcano l'avevamo già visto nel trailer, comunque è quello del playset, insomma, molto molto simile, molto molto riferimento. La voce dice che vivono in armonia. Adesso, io posso capire che loro adesso vivono in armonia, ma come fanno a vivere in armonia a fianco al popolo del fuoco che ha letteralmente dei visi strazianti sopra la loro casa? Cioè, un po' se lo dovrebbero aspettare che c'è qualcosa che non va nel popolo del fuoco. Comunque il cambiamento nel popolo del fuoco che sta in armonia con gli altri popoli può essere interessante, ma allo stesso tempo vedremo per bene alla fine. Qua chiaramente la Giochi Preziosi vuole citare un grande meme e vuole che ci facciamo i meme. Assolutamente, ci facciamo i meme. Se volete farli, fateli. A me sta roba un po' preconfezionata mi dà un po' fastidio, perché si vede che vogliono che li facciamo. Non è
casuale questa cosa, è intenzionale, è chiaramente intenzionale, fate voi. Comunque Tasarao e Geos che si stringono la mano, fighissimi. Allora, i punti più alti di questo corto sono chiaramente i disegni 2D. Questi disegni 2D sono incredibili, specialmente il picchiatore a sinistra che spinge dei tronchi. Veramente pazzesca come roba. Ma tutto questo cambiò quando la Nazione del Fuoco decise di attaccare. Sì, adesso effettivamente c'è la reference ad Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria, con il popolo la tribù del fuoco, che è la più violenta, che si ribella agli altri. Poi questa immagine dei gormiti del vulcano che stanno qui e guardano non so cosa che brucia, sono fighissimi, ma mi riconferma una cosa che avevo paura fosse vera. Cioè, la figure di Maio Infuocato ha dei cornini strani sulla schiena, no? Che c'erano, mi pare, anche nell'originale. E alla fine avevano dei pallini. Io pensavo, vabbè, hanno voluto fare dei pallini alla fine degli spunzoni per renderlo meno appuntito, così che i bambini non si fanno male. Ma da questa immagine vediamo che sono ufficiali quei pallini. Perché hanno dei pallini in cima ai corni sulla schiena? Io, guarda, veramente però... Oh, altra immagine bellissima. I gormiti che combattono sotto, abbiamo Medusa Antica, Maio Infuocato, Arachno, Poivrons che si menano, e sulla destra quello che sembra essere Martello, però è un po' strano. Alcuni dicono che potrebbe essere Lavion, ma secondo me è Martello e basta, semplicemente l'hanno disegnato male. Con Magmion sopra che fa la sua presenza fighissima da ciaddone, ma al di sopra di lui perfino c'è un viso, una figura inquietante. Io la prima volta che l'ho visto ho detto, questo è Poivrons. Non è Poivrons. Si sospetta essere Magor, probabilmente è Magor, quasi certamente è Magor. Avranno cambiato completamente il design di Magor, chiaramente. Dopo questa intro, che praticamente ci dice cosa è successo prima, ci mostra il combattimento fra Magmion e gli altri signori della natura. Riconfermata la cosa comunque che hanno gli occhi illuminati tipo quando combattono, negli altri momenti i loro occhi sono normali, quindi hanno le pupille. E qui cominciano a picchiarsi fortissimo con onde di energia e qui capiamo una cosa. Che questo è quello che abbiamo visto nel trailer, che hanno caricato anche nel canale ufficiale di Giochi Preziosi, andate a vedere anche quello, senza cambiamenti, quindi uguale, definitivo a quello che avevo reagito l'altro giorno, ma con il gelo azzurro. Hanno cambiato il colore del cielo, che cambia completamente la sensazione della scena. Mentre prima il cielo era sul rossastro, giallo, grigio, un po' più scuro, insomma, sembrava una situazione un po' più minacciosa. Col cielo azzurro sembra che, vabbè, ci stiamo a menà. Rovina completamente la scena. Il combattimento continua, prosegue, e qui vediamo che i signori della natura sono più forti che mai. Li vediamo cavalcare i loro elementi. C'è Geos che cavalca delle rocce, cioè che fa spuntare delle rocce sottoterra così che lui viene sollevato dal terreno. Poivrons che viene spinto da dell'acqua, fa letteralmente un'onda sotto di lui che cavalca. E Tasarao vabbè, probabilmente è una liana che viene spinta in più avanti, però una soltanto è molto triste, veramente. E anche Magmion comunque sa volare. E il loro scontro è così potente che creano dei vortici elementali. E ciò ci fa capire che sono veramente, veramente potenti questi nuovi signori della natura. Più di quelli vecchi, direi. Almeno di quelli prima serie. Poi magari vedremo in una Gorm Analisi che non è così, ma non credo. E durante tutto questo il narratore, che è il vecchio saggio, racconta che la rabbia che avevano era tale che non riuscivano più a capire contro chi stessero combattendo. Questa è la versione Legends della maledizione di Magor. E c'è questa scena di Tasarao che, mamma mia, veramente quell'occhio... Ti prego, basta con questi occhi. Sono disgustosi. Poi la barba di Tasarao... Poi la barba di Tasarao sembra fatta di carne, ma che schifo è, ma veramente disgustosa quella barba. Ah! E in questo momento arriva il vecchio saggio che apre il cielo attorno a lui in una sorta di bolla dimensionale, perché Tasarao viene tipo richiamato verso il cielo, verso l'aria da dove appare il vecchio saggio, quindi
come se uscisse dalla bolla dimensionale, come se avesse aperto una nuova bolla dimensionale, esce il vecchio saggio in un design che è nuovo, completamente nuovo, richiama un po' il design Neorganic, delle figure Neorganic Neocolor, che quelli che cambiavano colore se li mettevi in acqua, unito un po' a degli elementi moderni, con degli elementi di luce sulla fronte che richiamano design Neorganic di nuovo. Poi fa anche la gag che gli appare una fiamma sulla spalla, come se è così potente che le fiamme che aveva dell'occhio, terzo occhio che aveva sulla fronte, gli danno fuoco al vestito. Poi vabbè, una gag che hanno cercato di fare. Vabbè. Comunque il vecchio saggio scende sul territorio e dice che i signori della natura hanno infratto le regole della coesistenza, quindi è come se avessero creato delle regole per poter vivere assieme su Gorm. Hanno rovinato la possibilità quindi delle tribù di governare equamente. Questa azione di Magmion ha completamente rovinato le regole che c'erano prima, quindi in un certo senso è come se dicesse che non possono più tornare indietro rispetto a questa decisione di Magmion. E quindi chi vuole il trono dovrà lottare per esso in maniera leale. Quindi vuol dire che il vecchio saggio fa: avete fatto un casino, non torniamo alla situazione precedente, andiamo con l'idea di Magmion e diamogli pure un'opportunità. Vabbè, e poi dal cielo cade Tasarau. Cambiamo la scena dentro il vulcano, che non mi dispiace per niente, è molto bello come interni, con questi gorbattenti nello sfondo che reggono piatto con una fiamma dentro, non so come si chiamano quei cosi. E i signori entrano dentro il vulcano e il vecchio saggio scende su un trono al centro del vulcano, che non si sa da dove appare. Tutto questo qua non si sa da dove viene. Scende su questo trono con i suoi bellissimi e giovanissimi piedi nudi, fa apparire un bastone con un cristallo rosso al centro, non so cosa può essere, e spiega ai vari signori il metodo in cui decideranno il nuovo principe di Gorm, colui che governerà Gorm. Non dice principe di Gorm, mannaggia a loro, e spiega quindi che ci saranno delle sfide chiamate le sfide di Gorm, ok? Quello che dice lui è una serie di prove in cui si sfideranno 4 avversari. Ogni sfida avrà un vincitore che si sfiderà con gli altri 3 vincitori nella grande finale. Ciò mi fa intuire che quindi ci sarà una prova che avrà un vincitore, un'altra prova che avrà il secondo vincitore, terzo vincitore, quarto vincitore, quindi 4 sfide che avranno quindi 4 vincitori diversi. Questi 4 vincitori diversi si sfideranno in una sfida finale. Quindi ci saranno 4 sfide e una sfida finale, 5 sfide totali. In quanti episodi abbiamo a disposizione? Altri 9. E il vincitore della finale, della sfida finale, verrà nominato il nuovo sovrano di Gorm. Cosa sono queste sfide? Non lo sappiamo precisamente, ma sappiamo che non saranno botte. Perché? Saranno necessari velocità, destrezza e concentrazione. Non forza di volontà, fisica, magica, niente. E c'è una sola regola. Cioè che non puoi ferire l'avversario. La reazione di Magmion a questa frase dice tutto. Poi vabbè, siete pronti che le sfide di Gorm inizino. Quindi la serie probabilmente si baserà soltanto su queste 5 sfide. Forse saranno di più, hanno spiegato male, non lo so. Su queste sfide. Basandoci su queste informazioni, possiamo finalmente analizzare la sigla. La sigla ci mostra le scene del trailer, quelle che abbiamo visto sia nel trailer e che abbiamo visto anche in questo episodio. E poi vediamo Arachno, fierissimo, Strapparami, che sembra aver appena vinto una sfida, Medusa antica, girare attorno a una sfera d'acqua, probabilmente un'altra di queste sfide, Medusa stica di nuovo, che scende dal cielo su una piattaforma, quindi questa o è l'apparizione primaria di Medusa Antica, viene presentata in questo momento qua, oppure Medusa Antica va alle finali, in un modo o nell'altro. Geos, che cade da una piattaforma di roccia cercando di tenere una roccia gigantesca fra le mani, e nient'altro di nuovo. Quindi possiamo intuire che in queste sfide parteciperanno anche i gormiti secondari. Non sappiamo se sono solo loro, perché abbiamo visto Geos che tiene in mano una roccia gigantesca. Probabilmente anche quella è una sfida. Di conseguenza anche loro partecipano alle sfide. Per il resto dal trailer non vediamo niente di nuovo. Credo di aver detto tutto. Quindi quello che resta sono le mie impressioni. Non so che dirvi, ragazzi. Perché, allora, intanto sono troppo felice di avere qualcosa di nuovo dei gormiti vecchi. E non ci posso fare niente, è nostalgia che mi blocca le opinioni oggettive. Però partiamo dalle cose belle, dai, partiamo dalle cose belle. La mappa di Gorm e le immagini 2D sono davvero belle. L'animazione mi pare molto buona.
forse in alcuni casi direi pure superiore all'animazione della Final Evolution. I modelli 3D, le mappe, i luoghi sono fatti molto bene. Graficamente è piacevole da vedere, ecco. Tranne magari per la maggior parte è fatto molto bene. Sono soddisfatto, ecco. Il doppiaggio di Vecchio Saggio è fatto molto bene. Povrons è molto figo. E basta. La trama è quel che è. Si vede che chiaramente dovevano abbassare i toni. È inevitabile, era inevitabile. È strano che non ce lo siamo aspettati. È un peccato, un grosso peccato che hanno dovuto abbassare i toni. La parte di non vi potete far male, tra virgolette, è veramente terribile. Cioè, cosa mi vuol dire? Io voglio vedere le mazzate, io voglio vedere Geos che dà una mazzata in testa a Poivrons, non voglio vedere Magmion che dà le carezze a un cucciolo. La penso come Magmion, la reazione delusa da queste regole che... Boh, speriamo di poter vedere qualcosa di interessante, di vedere personaggi che mostrano i loro poteri. Almeno quello, questa è l'unica roba che ci resta, insomma. La speranza di avere dei personaggi che mostrano i loro poteri per bene in una maniera interessante. Poi con la struttura episodica che avevano intenzione di fare, forse era l'ideale questa cosa qua, se no ci veniva di nuovo The Legend Begins, quel casino di roba in cui c'è Geos che ha i flashback del Vietnam, nel mentre che viene picchiato da Tasarau, che non mi era piaciuto granché, preferisco una cosa un po' lineare, un po' più lineare. La presenza di Magor e Vecchio Saggio almeno è piacevole, non mi piace il design del Vecchio Saggio granché, i suoi piedini però sono molto belli, e l'accenno a Magor può dare un twist finale alla serie, che probabilmente sarà Magor si è tipo risvegliato e ha ordinato a Magmion di ribellarsi agli altri popoli, o gli ha controllato la mente per dirgli di ribellarsi agli altri popoli. Il preambolo che i popoli sono in pace è interessante, perché può anche aver senso, cioè dato che non possono mettere un genocidio su Gorm, non possono mettere... no, nemmeno posso dire i conflitti armati su YouTube, mannaggia. Non possono mettere la maledizione di Gorm, che quindi non fanno capire chi è bene e chi è male, quindi si menano tutti quanti fra di loro. Sapendo questa cosa qua, il preambolo che sono tutti quanti in pace, uno ha tradito gli altri, oltre al fatto che richiama un po' Helios, dopo parliamo anche di Noctis, può essere interessante, può essere... ci può stare, ecco. Sa molto di Avatar comunque, l'ultimo dominatore dell'aria. Tasarau, l'ultimo dominatore della foresta. Effettivamente è l'ultimo dominatore della foresta. Non c'è l'occhio della vita, ma sono tutte quante conseguenze del fatto che non possono mettere il genocidio originale, non possono metterlo e quindi devono cambiare tutto quanto, e togliendo quella cosa lì, secondo me questa è la seconda cosa che puoi fare meglio. Sicuro ce n'è una migliore, ma questa è una delle cose migliori che puoi fare, togliendo il genocidio all'inizio della serie. E Noctis e Lavion non ci sono nella serie, quindi ciò ci fa capire che l'idea di base a questa serie non è fare qualcosa per noi, ma è pubblicizzare i giocattoli e basta. Perché non essendo presenti Noctis e Lavion, vuol dire che se li metteranno saranno in una ipotetica seconda stagione. Il cui twist sarà la loro presenza probabilmente, con magari un'eventualità di i signori del bene che combattono Lavion e Noctis, e assieme ai signori del bene probabilmente ci potrebbe anche essere Magmion, oppure no, non lo so. Io continuo a sperare nell'idea fighissima in cui nella seconda serie, possibile seconda stagione, si fa guerra aperta fra i popoli del bene e i popoli del male, però non succederà mai, quindi probabilmente faranno un altro tipo di sfide, che ne so. Io spero soltanto che ci facciano la cosa migliore possibile, facciano qualcosa un po' anche per noi, perché posso capire i bambini, ma... bambini non gli piace la Legends, ai bambini non piace la Legends, l'abbiamo visto. Se voi guardate i video dei bambini che aprono i Legends, la maggior parte di quelli che ho visto dicono non la collezionerò, perché non gli piace. Sono abituati ai 2018, che fai? Gli metti in faccia una roba che non c'entra niente. È normale, non è colpa loro, non gli piace però, non gli piacerà probabilmente. Magari troveranno una nuova fetta, ma non lo so, non credo. Non con questi corti. Chi trovi di interessato? Noi! E basta! Dovevo un attimo sfogarmi.
Comunque questo era il primo episodio. Se mi viene in mente qualcos'altro, boh, se avete domande scrivetele nei commenti, magari ci posso fare un video a riguardo. Cercherò di fare dei video un po' più rapidi, un po' più facili da montare, da editare, così che non ho troppo peso. Perché se fanno un episodio a settimana, ogni mercoledì io devo farvi un video a settimana e sarà un casino. Non voglio bloccarvi il fare altri video miei, video che voglio fare io. Non voglio smettere di fare i video che voglio fare io, voglio fare anche quelli, non voglio fare soltanto le analisi dei video settimanali della Legends. Quindi cercherò di fare in maniera più veloce possibile. Questo probabilmente sarà l'episodio con più lore, con più trama, con più cose da analizzare, perché sarà la base. I prossimi saranno: ah, Medusa Antica ha pisciato in faccia a Talps. Bello, figo! Piscia anche addosso a me, Medusa Antica, per favore. No, non lo farà. E niente, questo era il corto, il primo episodio della Legends. Mercoledì prossimo uscirà probabilmente su YouTube il secondo. Farò la reaction la sera stessa in live su Twitch, link in descrizione. E cercherò di fare l'analisi il prima possibile. Non so quando uscirà questo, probabilmente prima di quando esce questo, perché questo sarà più lungo da montare. Se avete questioni che volete sapere di più, analisi più approfondite della mappa, magari se volete vedere la mappa più approfondita, chiedetemelo nei commenti, così che vedo che c'è un interesse in questa cosa e vi faccio il video. C'è interesse anche da parte mio, ma ho tipo il video del concorso da fare, il video lore riassuntivo totale da fare, che magari a sto punto lo carico quando è finita la Legends, robe che voglio fare io già per me. Ancora non ho fatto il video sulle torte gormitiche, quindi fatemi sapere nei commenti, qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, fatemi sapere. E giochi preziosi, non mi mettete il video per bambini, perché io voglio una sezione commenti. Poi la battuta l'ho già fatta in questo video, la battuta sul fiore di Tasarau. È un riferimento al sesso quello. Grazie per aver visto il video, mettete like se vi è piaciuto, pisciatevi addosso se non vi è piaciuto, mettete dislike se a vostra sorella vi è piaciuto ma a voi no, iscrivetevi al canale se volete, commentate quello che volete, seguitemi anche su Twitch se vi va, tanto per, venerdì sera faccio una live di solito, quindi se sto video esce domani, quindi venerdì, cioè oggi se è venerdì o ieri se è sabato, venitemi a vedere la sera, il venerdì, non so cosa farò, no, guarderò l'intervista di Gormiti Collection e basta! Basta!